Era da tanto tempo che non mi ritrovavo in un gioco al quale non riuscivo a smettere di giocare. Dai, solo un altro livello e poi basta. Questo è quello che mi sono ripetuto per tutto il tempo mentre giocavo ad Arizona Sunshine 2, sviluppato da Vertigo Games e rilasciato il 7 dicembre su SteamVR e Meta in cross-buy su Quest e Rift. Vertigo Games ha fatto passi da gigante rispetto al primo capitolo, che per quanto possa essere uno dei migliori zombie game della prima generazione di giochi VR, è invecchiato piuttosto male, nonostante nel corso degli anni abbia ricevuto parecchi aggiornamenti e contenuti aggiuntivi e aveva proprio bisogno di ricevere una nuova versione. Ed eccola qui, migliorato nella grafica, nello shooting, nel gameplay e nelle meccaniche di gioco. Insomma, un prodotto completamente nuovo che potrebbe tranquillamente piazzarsi sul podio dei migliori giochi del 2023. Ma andiamo per step e scopriamo passo passo, come sempre nel dettaglio e in maniera tecnica, la recensione di Arizona Sunshine 2. Vertigo Games è uno sviluppatore già noto per il primo capitolo di Arizona Sunshine e After the Fall, altro zombie game ambientato in un mondo post-apocalittico dove l'umanità è stata decimata da una catastrofe che ha mutato gli esseri umani in zombie. Storia classica, insomma, ormai divenuta banale perché uguale a tante altre, ma in Arizona Sunshine 2 è stato fatto qualcosa in più. Si è cercato di coinvolgere il giocatore suscitando in lui emozioni diverse. C'è l'ironia e il cinismo del protagonista, che, impazzito a causa della solitudine, chiama gli zombie per nome, Fred, ma anche il legame affettivo che si crea tra lui e il suo compagno a quattro zampe, il quale non sarà solo una figura scenica di contorno, ma un vero e proprio alleato che lo difenderà dagli attacchi di zombie. Ma non è tutto, perché la storia di Arizona Sunshine 2 ha tutto quello che serve per essere un blockbuster. Azione, avventura, battutacce di ogni genere e volgarità, ma anche amicizia, sacrificio e non mancano i colpi di scena e i risvolti inaspettati e non tutto è come sembra. C'è una cosa che mi ha tenuto incollato il visore sulla testa è la sequenza di scene presenti in ogni livello. Corri, spara, arrampicati, scappa, fai piano, sfrutta l'ambiente, affronta le orde e poi i continui passaggi da ambienti chiusi ad aperti, da buio a luce, dai sotterranei al Grand Canyon e ai deserti. Arizona Sunshine 2 è una continua sollecitazione al cervello, sicuramente nel tentativo di mantenerlo vivo e succoso, così da offrire un sano pasto agli zombie. Il gameplay è prevalentemente frenetico e spedito, e dovete farvi largo tra le orde di zombie a suon di headshot, molto soddisfacenti e gratificanti, ma a differenza di After the Fall, incentrato sull'affrontare orde enormi e avanzare il più rapidamente possibile, Arizona Sunshine 2 lascia al giocatore la possibilità di esplorare l'ambiente e vivere un'avventura più simile a un Dead Island, dal quale sicuramente trae spunto, e ci saranno comunque alcune fasi in cui le orde saranno così grandi da essere costretti a fuggire. Le meccaniche di gioco sono, di base, quelle di After the Fall, dalle interazioni sulle armi al mondo di gioco, gli effetti dei colpi sugli zombie che fanno sì che gli arti colpiti vengano amputati, la testa esplode o viene parzialmente distrutta quando colpita, e un colpo di fucile a canne ben piazzato e da vicino può mandare in pezzi il malcapitato zombie, e i corpi hanno diversi strati da colpire, pelle, muscoli e ossa. Alcuni zombie sono più resistenti di altri, alcuni hanno elmetti, protezioni o perfino mutazioni che fanno da scudo, e spesso si dovrà dare precedenza a determinati tipi di zombie per evitare di essere sopraffatti. C'è la possibilità di impostare la ricarica manuale e rendere tutto il più realistico e immersivo possibile, e alcune ambientazioni, soprattutto se giocate da soli, riusciranno a farvi procedere lentamente, in preda all'ansia, e improvvisamente la scena potrebbe mutare a causa dell'irruzione di un'orda che irrompe e trasforma il silenzio in panico e ricerca disperata di una via di fuga. I meravigliosi ambienti esterni, illuminati dal sole, aperti e sconfinati, vi faranno percepire un senso di immenso, ma anche solitudine, mentre gli spazi claustrofobici infestati da zombie vi spingeranno a procedere lentamente e con cautela. Mutazione continua del vostro stato d'animo. Ecco cosa fa Arizona Sunshine 2 al giocatore. Ho impiegato circa 5 ore per completare Arizona Sunshine 2, ma non mi sono soffermato troppo sull'esplorazione
esplorazione, la ricerca di oggetti, nonostante sia indispensabile la ricerca di risorse per la creazione di bombe, molotov, mine antiuomo. Ho cercato di raggiungere la fine del gioco il prima possibile, soprattutto perché, come ho già detto, non riuscivo a smettere di giocare, tanto che, dopo averlo completato la prima volta, ho avviato una seconda run a un livello di difficoltà maggiore, rendendomi conto che il gioco cambia significativamente, perché se a livello di difficoltà normale l'avanzamento è agevolato dalla presenza di zombie poco resistenti e armi e munizioni così abbondanti da non rimanere mai senza, a livello di difficoltà più alto gli zombie diventano più veloci, più resistenti, più aggressivi, mentre le munizioni cominciano a scarseggiare, costringendovi a fare spesso economia di colpi e darvi alla fuga, trasformando uno shooter frenetico in un vero e proprio survival horror che vale la pena rigiocare. Ad aumentare la rigiocabilità c'è la modalità Horda, è una serie di piccole arene che, livello dopo livello, vengono prese d'assalto da gruppi di zombie sempre crescenti, da giocare fino a 4 giocatori. Poi c'è la campagna, che può essere giocata con un altro giocatore in cooperativa, cosa che lo rende molto molto divertente. L'aspetto più impressionante di Arizona Sunshine 2 è il comparto grafico, anche nella versione standalone su Quest. La versione PCVR mostra dei dettagli molto curati, sia nella distanza degli ambienti, ricchi e definiti, sia nei piccoli dettagli delle armi e dei modelli degli zombie, che forse si ripetono un po', soprattutto nella versione Quest, ma comunque ben realizzati e pieni di particolari e caratteristiche fisiche diverse. Nella versione PCVR si possono notare dettagli minuziosi, come il manto del cane che quando viene accarezzato si muove, oppure brandelli di carne che penzolano quando un arto viene strappato via con un colpo di fucile. E c'è anche spazio per potersi soffermare e ammirare paesaggi desertici, canyon e fiumi che scorrono tra le rocce. C'è anche un ottimo lavoro di ottimizzazione sulla versione PCVR che consente di apprezzare Arizona Sunshine 2 a dettagli alti, anche su PC di fascia medio-bassa, senza particolari problemi al frame rate. La versione Quest invece è sempre fluida, anche laddove nutriti gruppi di zombie si presenteranno davanti ai vostri occhi, e rinunciare a qualche effetto grafico come la polvere sollevata dal vento, ombre dinamiche e riflessi di luci ridotti non rovinerà l'esperienza di gioco, anche sull'aspetto estetico, riuscendo ad affascinare il giocatore proprio per quello che Vertigo Games è riuscito a fare su un dispositivo standalone. Arizona Sunshine 2 è forse il gioco del 2023 che sto giocando più di tutti, e non succedeva da tanto tempo. Mi piace lo shooting, l'azione, il gameplay, ci sono alcune meccaniche che andrebbero migliorate, rese più solide, precise, come l'arrampicata. Il maneggio delle armi è buono, il puntamento è preciso, ma capita spesso di voler afferrare un oggetto nell'ambiente e ritrovarsi l'arma in mano, oppure capita di voler impugnare l'arma a 2 mani e ritrovarsi l'altra pistola in mano. Oppure si potrebbero rendere alcune cose un po' più intuitive, come la creazione delle bombe, perché non avevo capito subito che bisognava mettere i 2 oggetti della ricetta per creare la bomba. Insomma, piccolezze alle quali la maggior parte dei giocatori non farà neanche caso, motivo per il quale Arizona Sunshine 2 è ottimo così com'è. È, per me, uno tra i migliori giochi del 2023 e tra i migliori zombie game della VR in assoluto. Tra i pregi, un comparto grafico eccellente per la versione PCVR, e più che buono per la versione standalone, shooting preciso e divertente, storia coinvolgente e con qualche sorpresa. Tra i difetti, alcune meccaniche da migliorare, capita spesso di pasticciare con l'inventario, assenza del corpo a corpo a mani nude. Vi lascio a qualche secondo di gameplay di Arizona Sunshine 2, se volete potete acquistarlo su Meta al 25% di sconto usando il mio link nel primo commento. Grazie per la visione completa, like, iscrivetevi e continuate a seguire. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima. Un saluto marmaglia. Shit! Gotta get over there. Whew. Oh my gosh, that was some madcap shit. Hey, I'm glad you knew the way, buddy. Huh?